Allora, questa volta abbiamo una circonferenza che passa per il punto 2 e 5. Quindi dobbiamo sicuramente segnarci questo dato qua. Poi che cosa dice? Che taglia l'asse delle x nei punti di ascissa 4 e meno 2. Quindi che vuol dire questo? Che facendo uno schizzo, l'asse delle x è questo, no? E le ascisse sono appunto le x. Quindi se io sto tagliando l'asse delle ascisse, quindi l'asse x, nei punti di ascissa 4 e meno 2, vuol dire che questo è un punto e che quest'altro è un punto. Quindi che questa circonferenza qua passa per il punto 2 e poi 5, per questo punto qui sull'asse delle x che chiamiamo con A e per quest'altro punto che chiamiamo con B. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che i nostri punti questa volta non erano espliciti, ma dovevamo appunto capire cosa volesse il libro. Che cosa chiede? Dice di trovare la sua equazione, ma di trovare anche il suo centro e la misura del suo raggio. Quindi cerchiamo di capire questa situazione qui. Innanzitutto vogliamo cercare di trovare naturalmente l'equazione della circonferenza. Equazione, la scrivo qui, poi abbiamo centro, poi abbiamo il raggio. Quindi il risultato sarà questa equazione qua. Questa è la prima cosa che dobbiamo dimostrare. La seconda cosa che dobbiamo dimostrare è che il centro è questo. La terza che il suo raggio è questo. Andiamo a fare le cose con calma e andiamo a trovare per prima l'equazione della circonferenza, che passa, ripeto, per i punti meno 2 e 4 sull'asse delle x e per questo punto P di coordinate 2, 5. Quindi andiamo a prendere il primo punto P di coordinate 2, 5 e andiamo a buttarlo dentro l'equazione della circonferenza. Equazione che sarà di questo tipo: x quadro più y quadro più ax più le coordinate del punto P le vado a sostituire dentro l'equazione generica della circonferenza. A questo punto avrei il quadrato di 2, 4, più il quadrato di 5, 25, più 2a più 5b più c uguale a 0. E questa è la prima equazione. Poi dovrò andare a prendere il punto di coordinate meno 2 e siccome sta sull'asse delle x, quindi questo è il punto meno 2, 0 e questo sarà il punto 4, 0. Quindi adesso mi serve il punto A di coordinate meno 2, 0. Quindi avrò il quadrato di meno 2, 4, il quadrato di 0, 0, più meno 2a, la b non c'è e quindi rimane semplicemente c. Poi devo andare a considerare il punto B di coordinate 4, 0, ossia il quadrato di 4, che è 16, il quadrato di 0 più 4a, la B di nuovo non c'è e quindi metto più C uguale a 0. Questo è dopo aver effettuato la sostituzione. Dopo aver sfruttato tutte le mie coordinate, che cosa vado a fare? Cerco di rimodellare e snellire queste equazioni. Quindi questo 0 è superfluo, poi cerco di mettermi i termini noti tutti da una parte. Quindi avrei la prima mi dà 2a più 5b più c uguale a meno 29, perché appunto 4 più 25 fa 29. Questa qui mi dà meno 2a, la b non c'è, più c uguale a meno 4. Infine questa mi dà 4a più c uguale a meno 16. Perché vado ad ordinarmi le cose in questo modo? Perché così facendo riesco a capire come fare per trovarmi più facilmente le variabili, che in questo caso sono appunto a, b e c. Questo mi permette di concentrarmi meglio su quello che è per esempio la seconda e la terza equazione, perché adesso combinando queste in maniera opportuna riesco subito a trovare sia A sia C. Infatti vediamo che le ultime due equazioni formano tra di loro un sistema di due equazioni e di due incognite, quindi questo ci farà subito trovare chi è la A e chi è la C. Ad esempio cominciamo con una sottrazione della prima e la seconda, quindi
che cosa faccio? Alla prima vado a togliere la seconda. Se faccio in questo modo avrò meno 6a, c si distrugge e poi avrei meno 4 meno 16, ossia 16 meno 4, ossia 12. Divido tutto per meno 6 adesso e ottengo che a deve essere uguale a meno 2. Quindi andiamo a vedere se la nostra a è proprio meno 2. No, qualcosa è andato storto. Ah, sì, è tutto corretto perché nel dare il risultato mi sono dimenticato che qui appunto c'è un 5 e anche qui c'è un 5. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che se poi andiamo noi a dividere tutto per 5, otteniamo appunto x quadro più y quadro meno 2x meno 17 su 5 meno 8 uguale a 0. Quindi già mi sto sistemando l'equazione nella forma canonica di come ci servirà a noi. Quindi adesso, se continua così, effettivamente adesso dovrei dimostrare che la c sarà meno 8. Vediamo se è così. Allora, prendo l'equazione, quella che più mi piace. Ad esempio, prendo questa qui e dico, beh, a vale meno 2, quindi avrò meno 2 che moltiplica meno 2 più c uguale meno 4. Quindi qui esce 4 più c uguale meno 4, porto il 4 dall'altra parte e ottengo che c è uguale a meno 8. Quindi questo appunto ci rassicura che stiamo andando bene. E infine che cosa faccio? Devo trovarmi la b. Per trovare la b ormai che cosa posso fare? Soltanto sfruttare la prima equazione, che è questa qua. Quindi a questo punto avrò, cerco di isolarmi un attimo la b, quindi avrò 5b uguale a meno 29 meno 2a meno c. Quindi adesso vado a sostituire meno 29 meno 2 per il valore di A che è meno 2 meno il valore di C che è meno 8 uguale meno 29 più 4 più 8. Quindi praticamente questo è meno 29 più 12. Ovviamente adesso qual è la differenza tra 29 e 12? Se faccio 12 meno 29 ottengo meno 17 e quindi appunto ho che 5b è uguale a meno 17 e questo mi va ad implicare che b deve essere uguale a meno 17 quinti. E quindi in questo modo qua sono riuscito a dimostrare che effettivamente la circonferenza riesco a trovarla. Infatti tutti i coefficienti sono rispettivamente meno 2, meno 17 quinti e meno 8. Quindi ci siamo svolti la prima parte dell'esercizio, ossia quella di andare a trovare l'equazione della circonferenza. Adesso l'equazione della circonferenza sarà fondamentale per andare a trovare anche il centro e il raggio. Quindi arrivati a questo punto possiamo andare a concludere il nostro esercizio semplicemente andando a sfruttare queste due formule che ci danno rispettivamente le coordinate del centro e dunque poi ci daranno anche il raggio. Come andiamo a fare? Devo per forza prendere l'equazione della mia circonferenza, questa qui, quella che mi sono ricavato in forma canonica. E seguo pari pari la formula del centro. Quindi che cosa vado a fare? Prendo il valore di A, che è meno 2, vado a dividere tutto per 2 e davanti metto un segno meno. La formula mi dice proprio di fare questo. Meno il valore di A diviso 2. Io che cosa ho fatto? Meno il valore di A diviso 2. Stessa cosa per quanto riguarda la seconda coordinata. Quindi prendo il valore di B, che è 17 quinti con il segno meno, divido tutto per 2 e metto davanti un segno meno. In questo modo ho seguito alla lettera la formula del centro. Ora, andando a snellire, che cosa avrei? Avrei meno 2, si cancella con meno 2 e quindi qui rimane semplicemente 1, mentre qui che cosa abbiamo? Abbiamo un segno meno che si semplifica con un segno meno, come nel primo caso. A numeratore ho 17, poi questo 17 viene diviso prima da 5 e poi da 2, quindi viene diviso in totale da 10.
Andiamo a controllare il risultato. Effettivamente il centro è 1,17 decimi, quindi non ci resta che trovare il raggio. Ora, normalmente la formula del raggio si potrebbe semplificare, perché uno direbbe ma questi segni meno non hanno senso, tanto stanno dentro un quadrato e quindi il quadrato se lo mangia quel segno meno. Ecco, questo sta più che altro per andare a rimarcare che in questi quadrati ci sono proprio le coordinate del centro. Quindi io, per andare avanti col mio lavoro, che cosa devo fare per trovare il raggio? Devo prendere le coordinate del centro e devo levarle al quadrato. Quindi avrei 1 al quadrato più 17 su 10 tutto al quadrato e poi mi basta andare a togliere il valore della C. La C appunto vale meno 8, quindi se faccio meno 8 ottengo più 8. Quindi adesso si tratta più che altro di fare dei conti. L'esercizio è finito, si tratta a questo punto di prendere eventualmente la calcolatrice e fare questi due conti. Quindi radice 1 più 17 al quadrato fratto 10 al quadrato più 8, quindi radice di 1 più 289 fratto 100 più 8, radice, il minimo comune multiplo è 100, quindi qui avrei 100 più 289 più 800, 1189 fratto 100, che quindi andiamo a lasciare come radice di 1189 fratto 10. E questo qui è appunto il risultato del mio raggio. Infatti, eccolo qua. Ora, cosa dobbiamo imparare da questo esercizio dunque? Cos'è che dobbiamo farci rimanere? Intanto, quando ci danno un punto e ci dicono che questa circonferenza sta andando a tagliare l'asse delle x in determinati punti, beh, in realtà se ci dice che sono di ascisse meno 2 e 4, automaticamente ci stanno dicendo che la y è 0. Quindi questa è la prima osservazione. E quindi in automatico abbiamo i 3 punti. Grazie a questi 3 punti possiamo poi determinarci l'equazione della nostra circonferenza. Una volta fatto questo, però, tenerla così è scomoda, quindi metterla necessariamente in questa formulazione qui, perché in questa formulazione poi siamo in grado di sfruttare le formule del centro e le formule del raggio. Per il centro basta dimezzare la A e la B e cambiarle di segno. Questi due valori sommati e fatti al quadrato, a cui andiamo a sottrarre la C, mettendo tutto sotto radice, ci danno il valore del raggio. E quindi questo è tutto il nostro esercizio, che si componeva appunto di 3 punti. Per concludere, ritengo che sia opportuno andare a visualizzare quello che abbiamo fatto e ancora una volta sfruttiamo GeoGebra per farlo. Infatti qui sulla sinistra ho messo tutte le cose che ci siamo trovato oppure che ci erano date in partenza. In partenza c'era dato questo punto P di coordinate 2, 5, poi ci veniva dato anche il punto A di coordinate meno 2, 0 e il punto B di coordinate 4, 0. C non ci veniva dato, ma quello che voglio far vedere è appunto che inserendo l'equazione della circonferenza, quella che abbiamo trovato noi, x quadro più y quadro meno 2x meno 17 quinti y meno 8 uguale a 0, ci viene appunto plottato il disegno di una circonferenza che passa proprio per i punti che noi abbiamo chiesto. Oltretutto, mettendo l'equazione del centro, le coordinate del centro, si vede appunto come questo punto rappresenti bene quello che è il centro di questa circonferenza qua. Ultima cosa è dunque verificare il raggio. Quindi il raggio per noi è appunto questo segmento, o comunque mi basta scegliere un qualsiasi punto sulla circonferenza, e poi quello che possiamo fare per esempio è andare a misurare effettivamente questo raggio è lungo 3,44. Quindi appunto facendo questa roba sulla calcolatrice abbiamo detto che dobbiamo fare la radice di 1189 e poi vado a dividere tutto per 10. Se faccio così effettivamente mi esce 3,44, quindi quello che abbiamo trovato, oltre che ad essere diciamo corretto per il fatto che ce lo dice il libro, che il risultato è questo, lo abbiamo anche verificato graficamente con un software.